Se sei interista e vuoi guardare tutte le partite dell'Inter della nuova stagione 2025-2026 in maniera legale e senza spendere un botto di soldi, allora sei nel posto giusto, perché in questo contenuto di oggi, come ogni anno, ti spiegherò come vedere tutte le partite dell'Inter, su quali piattaforme saranno trasmesse e quindi quali abbonamenti bisogna sottoscrivere per seguire l'Inter dall'Italia in maniera legale. Ho raccolto tutte le offerte, sono riuscito a trovare, devo dirti, anche una combinazione che può farti risparmiare anche alcune centinaia di euro all'anno, per cui ti invito a lasciare un mi piace, se non l'hai ancora fatto iscrizione al canale, clic sul tasto iscriviti adesso, così supporti questo lavoro da pazzi, perché mettere insieme tutte le informazioni leggendo le offerte, i contratti, i vincoli, tutti i dettagli scritti in minuscolo, piccolissimi all'interno dei contratti, andare a contattare tutti i servizi clienti, alcuni li ho contattati anche più volte perché davano informazioni parziali e spesso contraddittorie, ecco, non è una roba semplice. Sono riuscito però a riordinare tutto e, come faccio sempre, ho riassunto il tutto in una tabella completa che ti metterò a disposizione completamente gratis. La potrai consultare quando vorrai, anche perché la terrò aggiornata per tutta l'estate con le offerte che cambieranno durante il corso dell'estate, e magari, ce lo auguriamo, potranno arrivare anche delle nuove proposte interessanti, di cui quindi andremo a trascrivere tutti i dettagli all'interno di questa tabella che ti metterò a disposizione. La scorsa estate è stata un'estate abbastanza rivoluzionaria, se vi ricordate, perché c'era stato il passaggio della nuova Champions League su Sky e questo aveva scombussolato un po' i vari piani, le offerte, eccetera. Quest'anno ci sono meno novità così clamorose, ci sono però delle cose interessanti. Alcuni prezzi sono scesi, altri sono un pochino aumentati. Ci sono state delle cose che mi hanno fatto abbastanza storcere il naso, e tra poco ci arriviamo, ma prima di tutto ti vado a condividere subito il file e ti spiego come puoi risparmiare quindi tramite appunto questo lavoro che abbiamo fatto, invitandovi a prestare attenzione soprattutto a questa cosa qua. In alto trovate la data dell'ultimo aggiornamento del file. Considerate che ci sono delle offerte che scadono il 3 agosto e tra poco ci arriveremo, quindi tenete sempre d'occhio la data dell'ultimo aggiornamento e tenete d'occhio ovviamente se le offerte sono ancora attive, mi raccomando. Comunque anche di questo vi parleremo e vi terremo aggiornati su tutto quanto durante l'estate. Mi raccomando, quindi attenzione alle date. In questa tabella vi spiego, vi ribadisco intanto che cos'è questa tabella riepilogativa. Ormai la conoscete, ormai lo sapete. Qui noi la traduciamo sempre nel chi trasmette che cosa, ovvero ogni singolo pacchetto che cosa vi permette di vedere. Sky Calcio, per esempio, che ha 3 match in co-esclusiva della Serie A, quindi il pacchetto Sky Calcio ai fini dell'obiettivo del nostro contenuto di oggi, che è guardare tutte le partite dell'Inter, non è un pacchetto fondamentale, necessario. Lo è invece Sky Sport, che ha 185 match su 203 della Champions League, a cui l'Inter parteciperà. Perché 185? Perché gli altri 18 sono su Prime Video e qualche volta capiterà che l'Inter giochi anche su Prime Video, comunque che Prime Video trasmetta le partite dell'Inter. Rispetto invece a 2 anni fa, come vi dicevo anche l'anno scorso, Infinity Plus è diventato sostanzialmente inutile per noi ai fini, ripeto, del nostro obiettivo, che è quello di guardare tutte le partite dell'Inter. Perché Infinity Plus ricalca di fatto la proposta di Mediaset, trasmettendo la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, per cui se avete Mediaset, che è visibile gratis sulla TV normale e su Mediaset Play, non c'è bisogno di avere Infinity Plus sostanzialmente. C'è bisogno invece di avere DAZN, che è l'unico operatore che trasmette tutte le partite di Serie A e quindi anche tutte le partite di campionato dell'Inter. Now TV invece è sempre una proposta interessante da tenere d'occhio, totalmente in streaming, che trasmette di fatto, ricalca la stessa offerta di Sky Sport e Sky Calcio, quindi avete un po' tutto il calcio su Now TV con un unico abbonamento, ad eccezione di tutta la Serie A, che invece, come detto, è solo e soltanto su DAZN, se volete seguirla veramente tutta. Come detto, quali sono allora le novità? Sky Stream ormai non è più una novità, nel senso che c'era anche l'anno scorso, ma viene confermato anche quest'anno. È una offerta di Sky che sostanzialmente vi attiva Sky senza la necessità di avere una parabola e tutto l'impianto, diciamo così, si appoggia ad internet. Io l'ho fatto l'anno scorso, vi devo dire, esperienza abbastanza soddisfacente. Non mi è piaciuto molto, almeno non so se dipende dalla mia connessione, non lo so, che per vedere le partite comunque arrivava con un ritardo comunque superiore a quello di Sky Go, sostanzialmente, durante le partite, questo Sky Stream. Sky Stream praticamente vi arriva un piccolo
decoder molto più piccolo di quello tradizionale che si collega ad internet, e poi dovete attivare gli abbonamenti però per vedere le partite, quindi è solo un mezzo sostanzialmente, uno strumento. Team Vision, la novità di quest'anno è che stanno pompando tantissimo gli abbonamenti annuali. C'è una strategia di marketing che, devo dire, ragazzi, a me non è piaciuta molto, perché nasconde un pochino troppo gli abbonamenti mensili, che sono veramente difficili da trovare, tra l'altro, se ci sono, perché di un abbonamento che mi interessava non ho trovato l'offerta mensile, quindi ecco, sappiate che Team Vision sta cercando di vincolarvi il più possibile con la propria offerta. Kena, Team Vision, l'altro operatore Kena, che praticamente ricalca l'offerta Team Vision ma lo fa tramite l'operatore mobile Kena, ha leggermente aumentato il prezzo, da quello che mi risulta, rispetto all'anno scorso, però non ha i vincoli per la disdetta, quindi rispetto a Team Vision, che ha vincolo di un anno, per esempio, o ad altre offerte che hanno anche 18 mesi, Kena non ha nessun vincolo, quindi tenete d'occhio anche questa cosa. DAZN ha cambiato i nomi ai vari pacchetti e ci arriveremo tra poco. Vi do una chicca che mi ha suggerito il nostro Dino della community di Passione Inter, molto interessante, visto che quest'anno saremo interessati forse anche all'Inter Under 23, non so quanti di voi la seguiranno, io cercherò di seguirla sempre. L'Under 23, che giocherà in Serie C, sarà seguita quindi su Sky Sport, sarà possibile seguirla. Per chi ci segue dall'estero invece sarà gratis su FIFA Plus, che è la piattaforma della FIFA ufficiale, piattaforma molto interessante, contiene tanto calcio gratuito, tra cui anche le partite della Serie C, quindi attenzione a FIFA Plus se siete all'estero per vedere l'Inter Under 23. Arriviamo adesso al cuore del nostro contenuto, ovvero ai vari abbonamenti, dove devo fare però, come sempre, una doverosa specifica, quindi torno subito a schermo intero e torno quindi a prendermi la scena, diciamo così. Allora, come dico sempre, le combinazioni possibili per ognuno di noi sono infinite. Sono infinite, perché tu che mi stai seguendo in questo momento magari dici: "Per me quell'offerta lì che oltre al calcio mi dà anche Netflix potrebbe interessarmi." Oppure, qualcuno potrebbe dire: "Io la Champions League tanto il mercoledì la guardo sempre al bar, sempre a casa di un amico o di un'amica, quindi non mi serve Sky per la Champions League." Oppure: "Ho comprato un aspirapolvere, mi hanno regalato 12 mesi di abbonamento." Scenario molto difficile, però un altro può dire: "Non lo so, io oltre Netflix c'è quella proposta che mi dà anche Disney Plus, quindi mi conviene." Ecco, c'è uno scenario, un'infinità di combinazioni possibili, e quindi io non posso fare ogni combinazione possibile per ognuno di voi, per cui io andrò a segnalarti quelle che sono in questo momento tutte le offerte disponibili per attivare un nuovo abbonamento oggi, con l'obiettivo, lo ribadisco ancora una volta, di guardare tutte le partite dell'Inter. Quindi se c'è un'offerta che oltre al calcio vi dà anche Netflix, Infinity, eccetera, magari per voi può essere conveniente, perché magari togliete un abbonamento che avete perché è già incluso in quest'altro. Ecco, questi sono calcoli che dovete fare voi. Io vi do le offerte che ci sono attualmente attive per vedere il calcio, per vedere l'Inter, tutte le partite. Quindi questo è il file, leggete bene ragazzi tutto quanto a livello di prezzo, di vincoli, quanti dispositivi possono vedere le partite in contemporanea. Perché questo, ragazzi, è importante. Non vi sto suggerendo pratiche illegali, non consigliate cose illegali, però per esempio Sky, c'è una TV che può guardare la partita, in più vi dà Sky Go che lo stesso può guardare la partita sostanzialmente in contemporanea. Quindi vedete se può esservi utile questa cosa. Non vi sto suggerendo pratiche illegali, ma vedete se questa cosa può esservi utile. Come vi dicevo, ci sono delle note su ogni tipo di pacchetto di abbonamento, i costi di attivazione sono specificati qua, i vincoli appunto sono importantissimi da leggere. Sky Calcio. Qui ragazzi bisogna fare un complimento a Sky, va fatto secondo me, perché dai miei calcoli, da quello che mi risulta, Sky Calcio è aumentato di €1 rispetto all'anno scorso, quindi Sky Calcio relativamente importante, devo dire, Sky Calcio di per sé, quindi €15,90 al mese per 18 mesi. Mentre Sky Sport, da quello che mi risulta, costa €5 in meno rispetto all'anno scorso, in questo momento €24,90, però per approfittare di questo prezzo bisogna sottoscrivere l'abbonamento entro il 17 agosto con io ho scritto delle limitazioni sul metodo di pagamento, cioè dovete accettare il metodo di pagamento che vi dicono loro, che credo sia l'addebito sul conto corrente oppure la carta di credito. Adesso non mi ricordo questo di preciso, leggete bene, però se accettate l'offerta online che c'è in questo momento disponibile, accettate il loro metodo di pagamento,
costa 5 euro in meno rispetto all'anno scorso e soprattutto, secondo i miei calcoli, il pacchetto completo sport più calcio più Sky TV base, che dovete averlo comunque, costa addirittura 8 euro in meno rispetto all'anno scorso, che l'anno scorso era sui 37,80 €, qualcosa del genere. Quest'anno mi risulta essere a 29,90 €, sempre col vincolo però di 18 mesi, sempre col vincolo del metodo di pagamento e della validità entro il 17 agosto. Infinity Plus non ha cambiato i prezzi, ci sono le offerte semestrali e annuali che costano di meno, ma come detto Infinity Plus quest'anno per noi è abbastanza inutile, non avendo la Champions League e non ci interessa. Prime Video 4,99 € al mese, 49,90 € all'anno. Se avete uno studente a casa, se siete studenti, fatevi fare l'abbonamento da uno studente, 2,49 € al mese, così costa di meno. Italia 1 e Mediaset, reti Mediaset sono gratis. E arriviamo a DAZN, che è il tema centrale, perché DAZN anche quest'anno mantiene diciamo, tutte le partite, è l'unica emittente che ha tutte le partite di Serie A sostanzialmente che potete vedere. Quindi se volete vedere tutte le partite dell'Inter, DAZN o con TeamVision o DAZN da solo, in qualche modo dovete attivarlo. DAZN ha fatto una cosa che, come dicevo, mi ha fatto un pochino storcere il naso, perché ha cambiato i nomi. Vabbè, storcere il naso. Comunque è una scelta di marketing, una scelta un pochino furba. Però hanno creato dei pacchetti che si chiamano DAZN Goal e DAZN Sports, che te li mettono subito in primo piano, costano poco e qualcuno secondo me può anche abboccare, perché su uno c'è anche lo stemma della Lega Serie A, ma attenzione perché nessuno dei due trasmette tutte le partite di Serie A, anzi DAZN Goal ne trasmette solo 3, DAZN Sports nessuna. Quindi se fai l'abbonamento DAZN Goal, che costa molto meno degli altri, perché c'è il logo della Serie A eccetera, qualche partita dell'Inter sicuramente te la perderai, molte partite dell'Inter te le perderai, perché trasmetterà solo 3 partite su 10 ogni weekend. Quindi fate molta attenzione, perché il DAZN standard dell'anno scorso, quello che trasmette tutte le partite, è diventato DAZN Full. DAZN Full a me mentalmente come nome dava l'idea un po' simile al DAZN Plus l'anno scorso, quindi pensavo che col Full fosse il pacchetto più completo, pieno, e quindi che trasmettesse anche, potessi vedere le partite anche su 2 dispositivi differenti in contemporanea. Invece no, perché è lo standard dell'anno scorso, quindi puoi vedere su 2 dispositivi ma sulla stessa rete internet. Attenzione a questo. Tutti i prezzi sono rimasti uguali, 44,99 € al mese senza vincoli. Questo fate il mensile e fate la disdetta quando volete, quindi fate anche il calcolo su questo, ragazzi. Se pensate di attivarlo, che ne so, a ridosso della prima giornata e volete interromperlo per un periodo durante l'anno, o volete interromperlo subito dopo la fine dell'ultima giornata di campionato, fate il vostro calcolo se magari questa cosa può convenirvi alla lunga. Altrimenti dal calcolo il più conveniente resta comunque quello del pagamento annuale in un'unica soluzione. Pago 359 € adesso subito, che diviso sui 12 mesi sono 29,92 € al mese, quindi molto meno rispetto al DAZN Full, sempre che dovete pagare subito, immediatamente, e quindi avete 12 mesi di vincolo sostanzialmente, quindi siete vincolati poi fino ad agosto prossimo. Oppure c'è il pagamento annuale a rate, questo qua vi fa 34,99 € al mese, ma siete vincolati per un anno, però non dovete sborsare subito 359 €. Vedete voi. Attenzione poi al DAZN Family. Il DAZN Family di fatto è il DAZN Plus dell'anno scorso, quindi quello che potete vedere su 2 dispositivi. Anche il DAZN Family, quindi il Plus, non ha aumentato i prezzi, sono rimasti invariati, anche se c'è da dire che l'anno scorso c'era stato un forte aumento rispetto all'anno precedente, quindi sono rimasti gli stessi prezzi del 24-25, che però aveva avuto un forte aumento rispetto all'anno prima. Al momento non è chiaro se questi abbonamenti regalino oppure no anche l'abbonamento alla Gazzetta dello Sport, come invece c'era l'anno scorso. Mi sembra di no in questo momento. Comunque i prezzi sono questi: 69,99 € al mese per il Family, 59,99 € al mese se fate l'annuale dilazionato, 599 € se fate l'annuale pagato subito, che significa 49,92 € al mese. Now TV Pass Sport, quindi Now TV che ricalca l'offerta di Sky, ma potete vedere gli eventi sport su un solo dispositivo alla volta, attenzione a questo dettaglio, costa 19,99 € al mese con vincolo di 12 mesi, poi al 13° mese passa a 29,99 €, oppure ad un nuovo prezzo che ci sarà in vigore in quella data. Se lo volete senza vincoli costa 24,99 € i primi 2 mesi e poi passa a 29,99 €, ma lo potete disdire quando volete. Per esempio, vi faccio un esempio: se volete provare a risparmiare, a fare i vostri calcoli, facciamo tutti gli scongiuri. Se l'Inter dovesse uscire dalla Champions League a gennaio,
magari dite ok, della Champions non me ne frega più nulla, a gennaio disdico Sky, disdico Now TV e mi risparmio tutto febbraio, marzo, aprile, eccetera, di abbonamento. Valutate anche questa cosa. Sky Stream, come detto, devi fare gli stessi abbonamenti di Sky. Arriviamo a Team Vision. Team Vision che, attenzione, qui dobbiamo scriverlo, è valida fino al 3 agosto questa offerta attiva in questo momento, quindi tenete sempre d'occhio anche le varie scadenze, eccetera. Su Team Vision una cosa che non mi è piaciuta molto, almeno personalmente, capisco il marketing, capisco che vogliono guadagnare il più possibile, a me da utente per trovare l'abbonamento mensile ho fatto grandissima difficoltà, quindi se io fossi interessato a fare l'abbonamento mensile per me è stato abbastanza difficile. Questa cosa diciamo non mi ha fatto impazzire da utente, ecco, da cliente. Per cui anche qui attenzione, perché anche Team Vision vi mette in evidenza un piano da 9,99 € al mese, che quindi potrebbe essere, dico, 9,99 € Team Vision, mi guardo tutte le partite di Serie A, in più c'è anche Infinity Plus, eccetera, eccetera. No, perché dentro c'è DAZN Goal, che è quello che non vi permette di vedere tutte le partite, quindi evitate quello da 9,99 se volete vedere tutte le partite. C'è Team Vision con DAZN e Prime, vi dà dentro anche Amazon Prime annuale, costa 19,99 € al mese per 5 mesi, poi passa a 34,99 € per gli altri 7 mesi, quindi totale di 344,88 € per un anno sostanzialmente, sempre con il DAZN full dentro, cioè quello che vi fa vedere DAZN su una sola rete internet. 344,88 annuale, come vedete è leggermente inferiore al pagamento unico che vi fa fare DAZN se fate il pagamento unico. Quindi vedete questa offerta di Team, valutatela con 12 mesi di vincolo. Se invece la prendete mensile senza vincoli costa 44,99 di fatto come DAZN. Team Vision invece con il DAZN Plus, quello che oggi è DAZN Family, costa 49,99 € al mese per 12 mesi, mi risulta a livello di offerta in questo momento, quindi mi sembra un'offerta abbastanza conveniente, 599,88 € anziché 719,88, almeno questa sembra essere in questo momento l'offerta. E quindi rispetto all'anno scorso comunque c'è stato un aumento da quello che mi risulta, però appunto dovrebbe essere così in questo momento la proposta. Kena, Team Vision, Calcio e Sport invece come detto, ricalca l'offerta di Team Vision, però non ha vincoli, quindi 44,99 € al mese per i prossimi 12 mesi, totale 539,88 € appunto per 12 mesi. Però, come detto, Ken dovrebbe non avere dei vincoli e potete disdire anche in anticipo. Arriviamo allora alle varie combinazioni. Vado ad elencare le varie proposte che ci sono a disposizione per guardare le partite dell'Inter. Ti dico un po' quanto costano al mese, sempre tenendo diciamo fede a quello che è l'obiettivo di questo file e tenendo d'occhio le varie proposte come cambiano e le proprie esigenze. Allora, ti darò poi anche un paio di consigli bonus, dai, alla fine ti voglio dare anche un paio di consigli bonus. Comunque la prima soluzione, quella più classica, è Sky Sport più Sky TV più DAZN Full più Amazon Prime e le reti Mediaset. Questa classica senza fare tanti giri costa 74,88 € al mese sostanzialmente. Se vuoi andare tutto in streaming con Now TV al posto di Sky, mantieni DAZN, mantieni Amazon Prime, costa 69,97 €. Puoi risparmiare qualcosina con Now TV che quindi costa meno di Sky Sport e Sky TV, ma è solo in streaming come detto. Questo qui è un pochino più elaborato, costa però 58,63 € al mese secondo i miei calcoli, con Team Vision in offerta, pagato l'annuale, pagato immediatamente e poi diviso su 12 mesi. Amazon Prime Video, Sky Sport, Sky TV 58,63 come detto. Per stare sotto i 60 c'è anche il DAZN Full pagato annuale, Prime Video più Sky Sport, ma comunque ti verrebbe a costare poco meno di 60 € al mese. Questo con Kena Team Vision al mese, Amazon Prime è un pochino più flessibile come detto, con Now TV pure puoi disdire tutto quando vuoi, questo praticamente Kena, Amazon Prime e Now TV puoi disdire quando vuoi, ma ti costa 69, quasi 70 € praticamente. Quelli che costano meno, secondo i miei calcoli, sono il DAZN Full pagato annuale, adesso paghi 359 € subito, diviso al mese 29,92 sostanzialmente, Amazon Prime e Now TV, questo stai sui 54,90 €. Oppure Team Vision in offerta con DAZN incluso, calcolato sull'annuale, 28,74 €, Prime Video, Now TV
e Italia 1 Mediaset sostanzialmente, 53,72 € al mese mi sembra al momento la combinazione più flessibile. Sempre ricordando, come detto, delle possibilità magari di disdire durante l'anno, e questo lo vedrete. Con la Serie C invece, no, sostanzialmente rimane uguale. Questo, vabbè, abbiamo messo la Serie C. In realtà dovreste aggiungere Sky Sport sostanzialmente, ma con Now TV praticamente hai tutto incluso. Quindi per vedere anche l'Under 23 in realtà è tutto disponibile dentro Now TV col Pass Sport, eccetera, eccetera. Oppure la soluzione 8, come sempre consigliamo, se vuoi andare al bar, anche se le partite stanno aumentando sempre di più, quindi andare sempre al bar, le consumazioni cominciano a diventare onerose anche queste. Ultimi due consigli bonus. Vi ricordo, come detto, che quindi Amazon Prime è importante perché alcune partite dell'Inter saranno lì. Se siete studenti o avete degli studenti in casa, vi fa risparmiare quei 2 mesi, quei 2 euro al mese circa, e potete limare ancora un po' le cifre. Oppure l'altra cosa, come vi dicevo, se avete altri abbonamenti a Netflix, Disney Plus, eccetera, eccetera, valutate se vi conviene tenere attivi quegli abbonamenti che avete, oppure disattivarli e andare a fare invece TeamVision, che in un pacchetto unico vi aggiunge queste cose. Valutate bene qual è il pacchetto poi che fa per voi, ma in questo modo ammortizzate ulteriormente il costo di TeamVision e includete tutte le partite, per esempio. Quindi fatemi sapere un po', spero di essere stato chiaro, leggete bene il file, comunque c'è scritto tutto, leggetevi bene poi tutte le informazioni quando fate gli abbonamenti. Il file, come ripeto, è completamente gratis, te lo metto a disposizione gratuitamente, non mi devi dare nulla, non mi serve nulla, ti basta andare qui sotto in descrizione, troverai un link dove inserisci il tuo nome, inserisci l'email e riceverai il file via mail. Abbiamo dovuto fare così obbligatoriamente perché poi il file, come detto, sarà aggiornato nel tempo, quindi non avevo altro modo per mettervelo a disposizione se non così. Se non lo vedete via mail, controllate nella casella spam, mi raccomando, oppure contattateci a info@passioneinter.com, così se avete dei problemi ci potete contattare lì. Queste sono le offerte attive in questo momento. Se ci stai ascoltando o guardando in un altro momento da qualche giorno, ecco, il file sarà aggiornato, quindi tenete d'occhio le offerte. Se hai ulteriori informazioni su sconti, offerte, altre soluzioni disponibili, ti chiedo il favore di scrivermelo nei commenti, oppure scrivimelo via mail o scrivimelo su Instagram, perché voglio cercare di aiutare più tifosi possibile. Quindi il tuo contributo è fondamentale, per cui rendiamo questo file partecipativo e aiutiamoci tutti quanti per spendere il giusto. Per cui il file lo trovi qui sotto. Se pensi che ti ho dato una mano, se pensi che questo contenuto sia utile e vuoi sostenere il nostro progetto, lo puoi fare in due modi. Uno, puoi abbonarti alla piattaforma da cui ci stai seguendo tramite appunto anche puoi abbonarti intanto al club di Passione Inter, ecco, questo è molto importante, su www.passioneinter.club. Se vi va di supportare il nostro progetto, passioneinter.club, ti puoi abbonare lì. Altrimenti all'interno del file, ragazzi, trovate i link per abbonarsi a DAZN, a TeamVision, a Sky, eccetera, eccetera. Se cliccate quei link, a voi non costa nulla, a noi arriva una piccolissima commissione che quindi ci supporta e ci aiuta a crescere ancora. Per cui valutate, se volete abbonarvi, considerate la possibilità di cliccare quei link, così a noi ci arriva qualcosina, a voi, ripeto, non costa davvero nulla. Altrimenti, se volete supportarci concretamente, passioneinter.club, entrate a far parte della nostra community. Io ho finito la voce, sto fondendo tra tutte queste informazioni, ho dovuto riprendere tutte le cose varie volte. Spero di essere stato chiaro. Lasciatemi un mi piace, clicca sul tasto iscriviti. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.